Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Oggi vi faccio fare un tuffo nel passato. Facciamo infatti un unboxing rally di una vettura iconica. Si tratta infatti della Renault 5 GT Turbo, che è tanto amata da chi come me piace molto il mondo dei rally, perché davvero ha corso con nomi noti. In questo caso abbiamo la versione di Ragnotti, una leggenda del rally, e che ha saputo affascinare anche per il suo stile inconfondibile ed è stata guidata da milioni di ragazzi giovani degli anni 90. Ragazzi, allora non perdiamo molto tempo, andiamo con le riprese dall'alto sul tavolo di Slot Car Tech a fare l'unboxing di questa bellissima Renault 5 GT Turbo Fly Edition. Vi dico subito che questa nuova confezione, la teca di Fly Slot, mi piace veramente tanto. Innanzitutto è una teca minimal, infatti come vedete non ha tanti fronzoli, non ha nessun cartonato esterno che la va a proteggere, ha la classica teca in policarbonato trasparente che ci fa già vedere la vettura in tutte le sue angolazioni. Quello che mi piace veramente tanto è il fondo della confezione, anzi la parete che sta dietro la vettura, perché c'è impressa una fotografia della vettura originale, quella che effettivamente ha corso nei rally, è la vettura che poi vediamo riprodotta qui nella teca e nella confezione, e questo devo dire che mi piace veramente tanto. Come sempre in tutte le vetture da slot qui troviamo il nome della vettura, in questo caso Renault 5 Turbo Rally Tour de Corse del 1990, qui abbiamo anche la gara di riferimento e poi abbiamo i nomi del pilota e del navigatore. Ragnotti al volante e Timonier alle note. Vado quindi ad aprire la teca, non ha fermi, non ha nessun tipo di scotch che lo tiene fisso alla basetta. Mi basterà semplicemente andare a sollevare il coperchio trasparente per avere fra le mani la mia splendida Renault 5 GT Turbo. Questa è ancorata alla sua basetta mediante una vite in plastica, la possiamo andare tranquillamente a svitare per andare così a separare la vettura dalla basetta. Ed eccoci così fra le mani uno dei modelli iconici che ha fatto la storia del rally. Ragazzi, vi faccio vedere questa vettura da vicino perché è veramente molto ben realizzata. Mi piace veramente tanto lo stile di Fly Slot, la cura che dedica ad ogni singolo particolare. Qui vediamo ad esempio il lunotto posteriore con i classici seni arancioni che si utilizzavano un tempo appunto sui lunotti come anti-appannamento. Abbiamo il tergicristallo nella parte posteriore, chiaramente i due tergicristalli nella parte anteriore, la targa francese del colore esatto, quindi nera con i numeri stampigliati in argento, il nome della vettura Renault 5 GT Turbo. Mi piace veramente molto anche come è fatta esternamente, esteticamente. Tanti i particolari, possiamo andare a vedere ad esempio anche i fari fendinebbia nella parte anteriore, sono di colore giallo perché in Francia i fari di profondità, o meglio i fari fendinebbia, hanno l'obbligatorietà di essere di colore giallo, quindi anche in questo caso Fly ha mantenuto originale proprio ogni particolare, così come gli indicatori di direzione sia nella parte anteriore, nel muso, sia nella parte posteriore sono di colore arancione. Poi cosa dire dei cerchi? I cerchi sono veramente molto ben realizzati, sono i cerchi originali della Renault 5 GT Turbo e qui si apprezzano effettivamente a livello estetico, fanno bella mostra di sé, fanno un pandan perfetto, eccezionale con il resto della vettura. Adesso vi porto anche internamente per vedere il pilota ed il navigatore. La prima cosa che si nota, vi faccio vedere da qui, il navigatore non ha i guanti, quindi come vedete ha le mani dipinte di rosa, perché in realtà il navigatore non porta mai i guanti sulle vetture da rally perché ha il compito di andare a sfogliare il quaderno delle note, quindi è una particolarità che in questo caso Fly ha saputo riportare con correttezza. E poi non so se riesco a farvelo vedere, ma dalla parte del navigatore c'è addirittura la lucina legginote. Questo è un particolare veramente molto accattivante ed interessante che si vede veramente su pochissime macchine. L'abitacolo, come dicevamo, è veramente molto ben realizzato. Non si riesce a vedere così da vicino, ma vi assicuro che è perfettamente integrato con la vettura, realizzato nel migliore dei modi, ha tutti gli indicatori di velocità, il contagiri e tutte le strumentazioni che all'epoca erano montate
sulla vettura originale da rally. Il quaderno delle note lato navigatore è anch'esso disegnato, quindi riporta al suo interno le note di un ipotetico rally. Una cosa che devo dire non mi piace tantissimo a livello estetico è un po' il retro della vettura. Infatti la carrozzeria rispetto al suo telaio non si incastra benissimo e rende leggermente sollevato, anche se poi in realtà è perfettamente avvitato e le ruote girano in modo perfetto, la carrozzeria rispetto al suo telaio. Infatti, come possiamo notare, in questa parte di vettura sembra quasi rientrare in modo non consono all'interno della carrozzeria stessa. Però questo è un piccolo dettaglio, un piccolo particolare sul quale comunque possiamo tralasciare, perché veramente l'estetica della macchina mi piace veramente molto. Un altro particolare che forse non è così tanto da considerarsi un difetto quanto una scelta di montaggio, di primo montaggio di questa vettura, sono le gomme, che sono particolarmente grosse, sono particolarmente generose rispetto magari a quelle a cui siamo un attimino abituati. Però tutto sommato nel suo insieme la vettura è veramente molto bella. Vado adesso a dividere la carrozzeria dal telaio, così andiamo a vedere come è costruita anche internamente sia l'una che l'altra parte. Lo faccio andando a svitare queste due viti, poi nella parte posteriore il tutto è ad incastro. Eccoci con la vettura smontata, la tengo leggermente di lato perché se no vedete il colore argento metallizzato della vettura, della carrozzeria, va a riflettere con le luci e mi va ad offuscare un po' quella che è la ripresa. Queste due parti sono collegate mediante due semplici viti, poi vi farò vedere anche un particolare che ho riscontrato smontandola. Le viti chiaramente non sono viti imperdibili, non sono viti a passo metrico, sono le classiche viti, possiamo chiamarle da legno o comunque autofilettanti, che vanno ad incastrarsi perfettamente all'interno delle due colonnette che ci sono nella carrozzeria. Andiamo a occuparci per prima cosa della carrozzeria. Questa, come abbiamo già detto prima, esteticamente è veramente molto ben rifinita, ricca di dettagli, ricca di particolari. Giriamo la carrozzeria al contrario e andiamo a scoprire come è fatto l'abitacolo. Come possiamo notare, a differenza di molte macchine di cui abbiamo già fatto l'unboxing, qui l'abitacolo non è un abitacolo studiato, concepito per un uso agonistico, ovvero non è un abitacolo che punta alla riduzione del peso, anzi, come si vede da queste immagini, il pilota è un pilota completo, per cui maggior peso, sicuramente un baricentro più importante da portarsi dietro per questa vettura, però sicuramente tutto a vantaggio dell'estetica, della cura dei dettagli. Come si nota, infatti, ci sono anche le cinture di sicurezza che non sono semplicemente dipinte e disegnate sulla tuta del pilota, ma qui sono due fettuccine in ABS che simulano le vere e proprie cinture di sicurezza. Una cosa che ho notato andando a smontare la carrozzeria è la presenza di una terza colonnetta. Questa colonnetta è direttamente installata, o meglio è una parte integrante dell'abitacolo. Abbiamo quindi la possibilità, o meglio avremmo la possibilità di andare a fissare carrozzeria e telaio con tre viti, due nella parte anteriore dove ci sono le due colonnette e poi una nella parte posteriore. Però nella parte posteriore sul telaio non è presente nessun tipo di foro, per cui molto probabilmente la carrozzeria rimane leggermente più alzata, come vi dicevo prima, perché la colonnetta va a toccare sul telaio e quindi la rende leggermente più alta. Probabilmente andando a tagliarne un pezzettino si riesce ad abbassare la carrozzeria sul telaio, anche perché come vedete qua ci sono due asole nella parte posteriore ed è dove il telaio va ad incastrarsi. Per il resto nulla da dire, mi sembra una carrozzeria abbastanza pesante, sicuramente per chi ne fa un uso competitivo occorre comunque metterci mano, occorre andare a sostituire sicuramente questo abitacolo con uno più leggero in Lexan, almeno per andarne a ridurre il peso complessivo che poi sicuramente andremo a scoprire. E veniamo a parlare del telaio. Come vedete un telaio estremamente semplice. Qui ci sono due particolarità.
La prima è il fatto di avere integrato direttamente sul telaio il gruppo fanale, il gruppo ottico. Non fa parte infatti della carrozzeria, ma in questo caso è impiantato, per così dire, perché infatti va ad essere puntato su due colonnette che si trovano direttamente sul telaio e così va ad incastrarsi poi perfettamente nel muso della nostra vettura. Il telaio è di un ABS non troppo flessibile, diciamo, anche in questo caso non si punta sicuramente sul peso, non si punta sulla flessibilità, ma si va a puntare magari su una qualità estetica costruttiva. Infatti, se giriamo comunque la vettura al contrario, possiamo notare che abbiamo una marmitta a barilotto abbastanza grande, però ben realizzata. Abbiamo delle sagomature direttamente sul telaio, magari a simulare le balestre che erano presenti sulla vettura, e poi una forma un po' particolare del telaio nella sua parte sottostante, proprio nell'andare a ricercare i particolari che su altre vetture si tende invece a non riprodurre, perché si va a puntare su un discorso più competitivo. Un'altra particolarità di questo telaio, o meglio un'altra particolarità costruttiva della vettura in sé, è il fatto di montare un motore. Chiaramente abbiamo sempre un motore, un Mabuchino UK, quindi un motore a cassacorta in posizione sidewinder, quindi è un motore posizionato parallelo rispetto alla sale posteriore. Qui abbiamo un pignone in ottone sull'albero motore e una corona completamente in plastica invece sull'assale posteriore. Anche le boccole sono di plastica, sono ad incastro direttamente sull'assale posteriore. Non è materiale sicuramente professionale, non è un materiale nobilitato, però comunque fa egregiamente il suo lavoro. Andremo anche in questo caso a scoprire poi quanto effettivamente sia silenziosa la vettura con questo tipo di ingranaggi. Subito davanti al motore abbiamo il magnete al neodimio. Questo è facilmente asportabile, basterà semplicemente andare a premere in questi due forellini che ci sono sul retro del telaio per poterlo facilmente andare a togliere dalla sua posizione. Nella parte anteriore abbiamo cerchi in plastica, così come sull'assale posteriore. Questi sono installati su un assale unico che passa all'interno di due asole ricavate direttamente sul telaio. Queste asole sono abbastanza, per così dire, abbondanti nella loro dimensione, per cui fanno basculare l'assale. Non abbiamo quindi la possibilità di intervenire sul basculamento dell'assale stesso, lo dobbiamo lasciare libero. Purtroppo con questi copertoni spesso nelle curve perché c'è effettivamente un eccesso di basculamento, la gomma va ad incastrarsi sotto la carrozzeria e tende a frenare un po' il movimento della vettura. Niente di irriparabile, però comunque va detto. I cavi sono cavi non di tipo siliconico, sono semplici cavi di rame, portano corrente dal pick-up al motore. Il pick-up è un pick-up di tipo tradizionale, è un pick-up a forchetta, non ha molle, non è ammortizzato, non è basculante, quindi un pick-up abbastanza grande nelle sue dimensioni, però non ha nessuna caratteristica particolare che lo rende più performante rispetto magari ad altri pick-up. Una parola va spesa sulla dimensione dei cerchi, in quanto, come possiamo notare, sono cerchi abbastanza piccoli, per cui se volete cambiare i copertoni, magari mettendo delle gomme più performanti, occhio, perché dovrete andare a sostituire anche i cerchi, perché diversamente le gomme che si trovano in commercio di ricambio possono avere delle difficoltà nel montaggio. Niente di particolarmente preoccupante, però va detto, perché non si può fondamentalmente recuperare la gomma da un'altra vettura e posizionarla su questa. Anche in questo caso andremo a fare il peso di questo telaio nella sua versione completa, poi andiamo a montare la vettura e andremo così a scoprire il suo peso totale. Bilancia come sempre già pronta, andiamo ad accenderla, aspettiamo lo zero, posizioniamo anche il supporto, rifacciamo la tara per correttezza e andiamo a posizionare dapprima la nostra carrozzeria. 31,9 grammi. Alziamo e riposizioniamo 31,9 grammi. Togliamo la carrozzeria, occupiamoci ora del telaio, compreso di magnete al neodimio, 41,1 grammi. Alziamo e riposizioniamo anche il telaio,
41,1 grammi. Ora montiamo nuovamente il tutto, comprese le due viti, e poi andiamo a riprenderne il peso. Vettura completamente montata, posizioniamola sulla bilancia, abbiamo un peso di 73,5 grammi. Alziamo, riabbassiamo la piccolina francese, 73,5 grammi. Ragazzi, non ci rimane altro che provare questa Renault 5 GT Turbo Fly Slot su un vero tracciato da rally. Lo faremo sulle speciali dello Slot Club Asti Calabroni Rossi. Per cui ragazzi, non andate via, non abbandonate il canale proprio adesso, godiamoci insieme i passaggi su questi tratti cronometrati e poi in conclusione i commenti di Rito. Allora, ho fatto qualche giro, come avete potuto vedere, con questa Renault 5 GT Turbo della Fly. Come è andata? Beh, diciamo che ho dovuto togliere il magnete perché non riuscivo a farla andare nella sua condizione originale. Il magnete probabilmente al neodimio era troppo potente e mi faceva andare la vettura abbastanza a scatti. In alcuni punti poi si fermava proprio, per cui non era possibile effettuare diciamo un test comparativo, un test che mi permettesse di capire come andava la macchina. Possiamo però dire che la Fly Slot punta molto sulla qualità costruttiva della vettura a livello estetico, un po' meno forse a livello meccanico, per cui se volete una vettura pronta da mettere in pista probabilmente questa non è la scelta ottimale, ma se invece volete una vettura che vi faccia tornare in mente i ricordi del passato, allora questa sicuramente è la scelta giusta. La qualità estetica con cui Fly affronta la costruzione e l'assemblaggio delle sue vetture è sicuramente d'applauso. Detto questo, una volta tolto il magnete al neodimio, ho potuto comunque fare alcuni giri della pista. Sicuramente anche le gomme di generose dimensioni ma di piccola sezione non aiutano la vettura a rimanere perfettamente all'interno dello slot, per cui preparatevi a diversi recuperi. Però come già detto, su questa vettura non cerco la prestazione in assoluto, ma anzi mi accontento della qualità estetica. Una cosa che ho scoperto e che mi sento di condividere con voi nel momento in cui sono andato a smontare la vettura è il fatto che questa abbia all'interno della sua carrozzeria 3 colonnine, mentre sul telaio soltanto 2 fori per poterci mettere le viti. Infatti nella parte posteriore della vettura, come avrete già visto nel video, si va ad incastrare. La colonnina o comunque l'incastro non è perfettamente allineato già dalla fabbrica, per cui dovrete andare voi manualmente a sistemare la cosa, e come potete vedere la vettura adesso è perfettamente allineata anche nella sua parte posteriore. Insomma ragazzi, cosa dire di questa vettura? È veramente una bella slot car, è una slot car da vetrina, forse non è la slot car che sceglierei per partecipare ad una gara, ma nemmeno per farci qualche giro in compagnia di amici. Se l'acquistate dovete essere pronti a metterci mano, a correggere quelle piccole imperfezioni che sicuramente la renderanno una vettura bella e piacevole da guidare. Ma come già detto in precedenza, come facciamo a resistere a un modello così iconico? Insomma ragazzi, vale veramente la pena acquistarla anche solo per ammirarla da vicino all'interno della nostra bacheca. Se volete farmi qualche domanda su questo specifico modello, mi raccomando scrivetelo nei commenti, mettete un like se vi è piaciuta anche a voi la Renault 5 GT Turbo di Fly Slot e mi raccomando iscrivetevi al canale in modo da non perdere tutti gli altri video. Noi ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.